Ansia, bro. Come? Un'ansia. Ah, vabbè, però è una sfida a tutti gli effetti, no? Da come me ne hai parlato. Assolutamente. Io ti ho detto di cosa si tratta. No, quindi mi aspetto di tutto. Di disegnare quello che per te è la cosa più sfidante possibile. Quindi devo proprio disegnarla. Assolutamente. Ok, tu mi riprenderai Certo. mentre non ci riesco. Vabbè, Ok, quindi possiamo partire. dai. Allora, sono Mario Damiano, ho 27 anni e sono nato a Napoli. Vivo a Frattamaggiore, dove lavoro. Sono un appassionato di disegno. Mi occupo di illustrazione e mi piace dipingere e lavoro con il computer, faccio grafica e anche montaggio video. Quindi tutto ciò che ha a che fare con la comunicazione visiva mi riguarda per certi versi. Per ora come illustratore sono un libero professionista. Mi ha domandato se gli altri lavori che faccio interferiscono negativamente o positivamente con quello che più mi piace fare. In realtà in qualsiasi cosa si può ricercare una connessione con questa mia sfera. E questa è più una scelta che ognuno dovrebbe fare, no? Cercare di trovare un collegamento con qualsiasi cosa ci capita di fare, con quello che più ci piace fare. Tutte le cose che faccio hanno oppure cercano una sorta di tangibilità materica. Il rumore che mi può capitare di sentire sotto la suola calpestando una foglia oppure un sasso oppure una superficie irregolare, terrosa, mi rimanda invece a un carboncino su carta, per dirti. Quindi ci sono delle associazioni anche sinestetiche. Allora, se lo chiedi alla maggior parte dei disegnatori, illustratori, fumettisti, tutti quanti ti risponderanno il cavallo. C'ha una struttura anatomica complessissima, tantissimi muscoli e quindi è difficile da riprodurre. Però fortunatamente ci sono anche modi molto più espressivi per sfuggire da queste problematiche. Poi vabbè, questo lo dico anche in maniera scherzosa perché ovviamente se ci sono dei modi di disegnare che non sono realistici sono motivati. Mi dicevi la cosa più veramente complicata, una cosa che proprio... Guarda, io trovo un po' complesso tutto ciò che ha a che vedere con la natura. A mio dispiacere. La natura intendo quella più organica, vegetale. Fatti esclusione per la bicicletta. Adesso mi viene un'altra. Ma qual è la cosa più sfidante per te da realizzare? Beh, a parte che potrebbe essere anche un cavallo in bicicletta che... Guarda, sarebbe fantastico. Che mangia tipo una pianta esotica. Sì, se mi chiedi di disegnare qualcosa di difficile, che reputo difficile, forse quello potrebbe essere un'idea, oppure anche una bicicletta se vogliamo, tranquillamente. Un tandem ancora più difficile. Una sfida così, ti chiedo di chiudere gli occhi Ok, e di... chiudi io. Lo faccio perché mi va di farlo, lo faccio perché mi è così spontaneo che non potrei reprimerlo.
Però non è soltanto una soddisfazione personale, perché comunque è proprio la visione degli altri quella più interessante delle cose che fai, perché potrebbero avere delle interpretazioni che tu non riesci a rilevare, e quella è la cosa anche un po' più così sorprendente che a me piace tanto. Cosa sento? Avverto sì, un'intimità e avverto un'energia. Sì, sicuramente un'energia, delle vibrazioni che poi mi aiutano anche a tracciare una traiettoria, no? A capire se quel percorso che sto compiendo con quell'opera, con quello schizzo, con quel disegno può essere giusto o meno. Se sono vibrazioni positive continuo, se sono negative cerco di rifletterci ancora di più. La cosa bella è che questa cosa è avvertibile anche in momenti in cui non disegno, momenti in cui sei per strada e qualsiasi cosa che poi mi colpisce mi tira su una sorta di entusiasmo che mi viene da dire: "Oh, questa cosa è bellissima, questa cosa è molto interessante, mi scaturisce delle riflessioni e quindi non vedo l'ora di tornare a casa in mansarda e insomma mettermi a lavorare." Questo. Tu mi dai molto tempo per pensarci. Tipo se te ne sei andato, stai ancora là? Sì. Non deve essere difficile unicamente per le ragioni che mi hai detto prima, no? Ok, allora ti dico una cosa che non ha nulla a che vedere. Mi fa piacere che sia così. Ok, pensiamoci, una cosa veramente complessa. Giusto? Una cosa che mi mette a dura prova. Vediamo, qualcosa di difficile. Se uno vuole fare della propria passione un lavoro e deve tener conto di alcune problematiche che esistono, un po' il mercato, determinati aspetti hanno voluto metterci tutti contro l'altro, ma sarebbe anche interessante pensare di abbattere questa idea del singolo individuo, singolo professionista, e pensare di fare dei piccoli collettivi. Sarebbe molto più interessante cercare di andare un po' contro tendenza e sfuggire a questa idea qui, insomma, di tutti contro tutti. Sarebbe interessante provare a apro gli occhi a sto punto. Sarebbe bello provare a disegnare il sole. Senti ispirato? Sì, perché il sole è difficile proprio da delineare, e poi in realtà non è neanche detto che si debba per forza delineare. Mi affascina anche l'idea, la difficoltà che abbiamo tutti noi l'impossibilità di vederlo bene perché ci acceca, quindi potrebbe essere una sfida interessante. Non so se per te va bene. Facciamo il sole. Mi convince, mi piace. Non me l'aspettavo così, Avevo proprio un'altra idea, però poi mi sono lasciato trasportare dai colori e è un bel risultato, secondo me. L'importante è continuare ad avvertire quelle vibrazioni che ti parlavo a inizio ripresa, insomma. Sono quelle gli stimoli che cerco e che mi danno poi quell'entusiasmo di continuare a disegnare, a produrre.
Quindi questo, perché ci sono poi periodi in cui senti di meno questa vicinanza con la tua passione, è ovvio, è fisiologico che sia così. Però cosa mi piacerebbe è proprio questo, che cercare sempre stimoli all'esterno che possano arricchire la mia persona, quindi questo, ti risponderei così.